Ben ritrovati. Oggi faremo alcune veloci prove cercando di capire se un filtro attivo può essere d'aiuto nel ridurre la distorsione armonica totale THD di un non più giovanissimo oscillatore. Partiamo intanto da quest'ultimo, facendo i nostri test ad una frequenza di 1 kHz. La casa costruttrice indica che la distorsione THD nel caso peggiore deve essere contenuta entro una parte su 100, corrispondente a meno 40 dB. In realtà, collegando l'HP 200AB ad un Audio Analyzer HP 8903B, riscontriamo un valore della THD di meno 55 dB. Siamo pertanto in presenza di una distorsione armonica totale dell'ordine di circa 1,8 parti su 1000, almeno 5 volte migliore delle specifiche scritte nel manuale. Il nostro oscillatore, pur avendo 55 anni sulle spalle, funziona ancora benissimo. Se vi fa piacere, trovate nei miei video più recenti il restauro di questo dispositivo. La domanda quindi è: possiamo migliorare questo parametro? Da poco sono entrato in possesso di un doppio filtro variabile a componenti discreti, cioè senza operazionali, della Cronite, il 3202. Molto bello esteticamente, è figlio della vecchia scuola analogica. Ha due stadi separati che possono fungere da passabasso o passalto. Combinati assieme, in serie o parallelo, possono dare vita ad un passabanda o ad un filtro notch, sintonizzabili entrambi entro la gamma 20 Hz 2 MHz. Un bel dispositivo, insomma. Ma potrà tornare utile per ridurre la distorsione armonica totale dell'oscillatore HP? Proviamo a vedere. È la prima volta che utilizzo questo filtro variabile. Dovrò verificare che tutto funzioni a dovere e capire se ha bisogno di una taratura generale. Dopo diverse prove ho visto che la migliore soluzione è quella di connettere in serie i due stadi filtro nella configurazione passabasso. Impostando entrambi i filtri ad 1 kHz dovrei avere il punto a meno 3 dB per ciascun filtro proprio a quella frequenza. Essendo in serie avrò in uscita un segnale attenuato di 6 dB, cioè 3 dB per 2 volte. Questa è la teoria. In realtà sono andato a manina con il primo stadio passabasso, trovando la giusta corrispondenza a circa 1500 Hz. Con questa semplice prova ho verificato che sì, lo strumento dovrà essere aperto e tarato, è comunque niente di grave e dopo tanti anni ci sta. Il precedente proprietario ha già fatto un grande lavoro di ripristino e sostituzione degli elettrolitici, rispettando l'originalità ed il fascino di un'elettronica anni 70. Collegato l'HP 200AB Audio Oscillator al primo stadio passabasso e questo collegato al secondo stadio passabasso e quest'ultimo all'Audio Analyzer HP, riscontriamo una lettura ad 1 kHz di meno 5,3 dB, quindi regolato a manina ma poi non così male. Se andiamo a leggere la THD, con grande sorpresa leggiamo meno 71 dB, cioè abbiamo migliorato la distorsione armonica totale di ben 16 dB, passando dal precedente valore di 1,8 parti su 1000 a ben 29 parti su 10.000. Facendo una veloce verifica, notiamo che 1,8 fratto 0,29 dà 6,2, cioè abbiamo migliorato la THD di più di 6 volte. Notiamo anche che il segnale in uscita dal doppio filtro, la sinusoide di livello più basso, sembra essere in anticipo sul segnale dell'oscillatore. In realtà è in ritardo di almeno 270 gradi e così l'effetto ottico è che sembra essere più veloce di bip bip. Soddisfatto posso affermare che questi due assieme, pur nella loro vetusta età, offrono ancora prestazioni di tutto riguardo.
mantenendo una stabilità della frequenza, del livello di uscita ed un valore della distorsione armonica totale di tutto prestigio. È vero che oggi ci sono dispositivi, senza spendere cifre incredibili, molto meno ingombranti e con caratteristiche simili, ma la soddisfazione di vedere questi due arzilli vecchietti lavorare ancora così bene per me è impagabile. Approfondiamo questa esperienza tracciando la risposta in frequenza del nostro stadio a filtri attivi. Ci viene in aiuto sempre l'HP8903B e l'interfaccia che qualche mese fa ho realizzato e che potete trovare tra i miei video. Impostiamo una swippata compresa tra 20 Hz e 50 kHz, ponendo l'asse verticale con un'estensione di più 5 dB e meno 100 dB ed una risoluzione della scansione in frequenza di 10 punti per decade. Facciamo partire la swippata e vediamo cosa rileviamo. Mano a mano che il grafico della risposta in frequenza viene costruito, riscontriamo il comportamento corretto del filtro Cronite. Se esaminiamo con attenzione la curva, possiamo riscontrare come questa si mantenga a circa 0 dB per le frequenze più basse, per poi scendere a meno 5,3 dB ad 1 kHz, come avevamo visto prima, per proseguire sino ad un'attenuazione di oltre 90 dB per le frequenze più alte. Qui siamo ai limiti strumentali, infatti l'oscillatore sta uscendo con un valore di 0 dBm, cioè 775 mV RMS. Parlare di meno 90 dB rispetto a questo valore significa parlare di segnali dell'ordine dei 25 microvolt. Il rumore inizia a farsi sentire. È molto probabile che farò altri video sul filtro attivo della Cronite. Oggi volevo solo accenderlo e vedere cosa succedeva e giocarci un po'. Se questa esperienza vi è piaciuta, vi invito a mettere like, iscrivervi al mio canale. Mi farà molto piacere leggere i vostri commenti. Ci risentiamo alla prossima esperienza.